In questo video voglio farti vedere parte del mio studio. Non ci riuscirò mai a fare un tour di tutto lo studio, non perché sia gigantesco, ma perché ho veramente tantissime cose che cambio in continuazione. Quindi ho pensato di farlo a tappe. In questa prima parte esploreremo che cosa c'è nel mobile qui sotto, il mobile sotto la scrivania, dalla quale insomma faccio normalmente i video. Quindi iniziamo a fare questo tour del mobile qui sotto. Come ti raccontavo nell'introduzione, e come sai, perché probabilmente l'ho già detto in diversi video, ho proprio difficoltà a fare un tour dello studio, sia perché ho 3 postazioni diverse, ma anche perché cambio in continuazione le cose, sia perché mi arrivano prodotti nuovi, sia perché io decido di spostare le luci, costruire una nuova scrivania, cambiare postazione, quindi veramente è impossibile fare un tour completo. Quello che voglio fare oggi con te è farti vedere che cosa c'è qui sotto. Questo mobile è il mobile che è sotto la scrivania dalla quale faccio i video. Ok, quindi io sono seduto qui, lì c'è la macchina fotografica, lì ci sono le luci e io faccio i video. Per ottimizzare gli spazi, visto che il mio studio non è gigantesco, mi sono creato questa tavola, che non è una tavola, ma sotto questa tavola c'è un mobile. Ok, quindi anziché esserci i semplici piedi, le semplici gambe come c'erano tutte le scrivanie, io ho un mobile. Ok? Per fortuna la tavola che ho messo sopra è abbastanza grande e quindi mi lascia spazio per potermi sedere tranquillamente ed appoggiare. Bando alle ciance, che cosa c'è in questo mobile? Questo mobile qui è un mobile Ikea. Io magari, se vuoi, ti lascio tutti i riferimenti nella descrizione, perché ti faccio vedere un bel po' di cosette, ti dico anche dove le ho prese, così magari se vuoi organizzare il tuo studio come ho fatto io, una parte dello studio come ho fatto io, puoi farlo tranquillamente. Allora, ci tengo a dirti questa cosa. Questa qui è una pellicola adesiva. Questo è un semplicissimo mobile Ikea bianco e siccome prima io amo montare, smontare, cambiare mille cose, c'erano 2 mobili di questo, uno sopra l'altro, con questa carta adesiva legno caldo, legno antico, ed era veramente molto molto bella. Poi ho deciso di cambiarla e quindi mi è rimasta questa carta adesiva sulle pareti. E sembra un mobile chissà quanto importante, ma questo non è legno, è il classico mobile Ikea, quindi ci tenevo però a raccontartelo. Infatti dentro, vedi, è bianco. Allora, è un semplicissimo mobile Ikea nel quale ci sono 2 mensole, mi pare sia il Besta, la linea Besta di Ikea. Ci sono 2 mensole e in queste mensole, io provo a spostarmi sperando che tu mi senta lo stesso, che cosa ho fatto? Mi sono creato i primi 2 livelli, come puoi vedere, con dei contenitori, e il terzo livello, quello in basso, un po' più alto rispetto agli altri, dove posso inserire tutta una serie di cose. Allora, provo a mettere le gambe in modo corretto. Allora, che cosa c'ho qui sotto? Come vedi sono tutti etichettati. Etichettati perché? Perché mi fa piacere, siccome sono seduto, quando mi abbasso, a colpo d'occhio vedo subito che cosa c'è. Iniziamo. Clamps. Questo qui ci sono i clamps, ovvero tutte quelle, te l'ho fatto anche vedere in qualche video, tutte quelle attrezzature, ma anche queste, che mi servono per fare audio e video, quindi per mettere sia le luci, per mettere i microfoni, per clampare qualsiasi cosa. Quindi ho di diverse grandezze, diverse lunghezze, e ti assicuro che c'è anche questo, ma non dovrebbe star qui, ti assicuro che sono indispensabili perché le utilizzo spessissimo. Per esempio ci sono 2 tessuti sopra la scrivania, perché ovviamente le onde sonore si infrangono anche contro la scrivania e ritornano nel microfono. Quindi che cosa c'è? C'è un plaid, un semplicissimo plaid preso su Amazon, e sopra c'è una moquette fono isolante. Vabbè, insomma, ti metto il link in descrizione. Per tenerle attaccate non amo metterle con lo scotch, con l'adesivo, quindi ho ai bordi della scrivania, ho queste clamp, ok? Comodissime. Con queste ci attacco qualsiasi cosa, i fondali, di tutto. Veramente sono indispensabili. Queste qua le ho prese su Amazon, queste piccole, queste grandi le ho prese da Brico, o una qualsiasi catena ce l'ha. Ok, considera che questi contenitori, guarda, non occupano tutto lo spazio, quindi in teoria potrei anche mettere altro, ma
Qui dentro ci sono cavi USB e HDMI. È inutile che te li faccio vedere perché li conosci, ma sono di tutte le forme, dimensioni, HDMI micro, HDMI mini, USB-C, USB-A, USB-B, adattatori, riduttori, c'è di tutto. Questo qui è uno dei contenitori che prendo più spesso, che utilizzo più spesso. Poi ci sono i microfoni per la videocamera e qui dentro quindi c'è a parte questo microfono qui che non stai vedendo ma che sto utilizzando, che è il Deity D3 Pro, che è uno dei microfoni che io adoro. Ho anche il Deity D4, aspetta che tutti i cavi, ok, il Deity D4, microfono fichissimo. Ho il Deity Wireless Kit, meraviglioso. Ho il ok, c'ho anche il Rode e il lavalier della Rode. Dentro c'ho un po' di... Anche qua c'ho gli adattatori TRRS XLR e c'ho un altro lavalier scarsissimo. Vabbè, insomma, se ti interessa io provo a mettere tutto quello che ti faccio vedere in descrizione, ma se dovessi mancare qualcosa fammelo sapere. Questo è il pellicciotto del Deity, meraviglioso, meraviglioso, fantastico. Mai usato perché non faccio riprese all'esterno, ma se dovesse capitare questo è fantastico. Ok, poi c'ho microfoni. Questi qui sono, allora ci sono innanzitutto tutte i miliardi di spugne che posseggo, e sono veramente tantissimi, ma ti voglio far vedere quali sono i microfoni che tengo qui sotto perché utilizzo abbastanza spesso. C'è il Neewer NV700, il Behringer XM8005, lo Shure SM58, fantastico. Poi c'è un Behringer SL75C, c'è un no, questo è un Superlux PRA D1, un altro microfono, costa niente e suona benissimo. Trovi tutte le recensioni sul canale di questi microfoni. Qui c'è il ProDeep TT1 Pro. Questo l'ho comprato usato, ma la plastica, io penso che col tempo questa sorta di rivestimento plastico, guarda, non so se si vede, ma fa abbastanza schifo. Sembra sporco, sembra invece è semplicemente che o ci hanno fatto chissà cosa. L'ho comprato usato da un ragazzo non mi ricordo che cosa ho comprato da lui. C'aveva pure questo, me l'ha dato quasi come il resto. Non c'ho 10 euro di resto, ti do questo. Ed è meraviglioso, meraviglioso. C'ho lo Shure SM57, ce n'ho due. L'altro è lì su con la spugna presidenziale. Questo qui invece è quello che utilizzo con la spugna normale della Shure, l'altra, che adesso non ricordo come si chiama, ma A2VS, e ce n'ho due. Ce n'ho due perché la spugna presidenziale da quello non lo toglierò mai, perché metterla è un casino, toglierla ancora di più, purtroppo. Però posso metterlo sia su questo che sul Behringer. Ho un altro Behringer messo in quella posizione lì, quindi perciò non lo vedi qui. Poi ho un microfono a contatto, mai usato, microfono che ha un cavo jack, mono ovviamente, e è a contatto, cioè lo puoi mettere su una superficie, su una tavola, su una ringhiera di un balcone, qualsiasi cosa, e lui ti riprende il suono. È molto molto interessante, se mai l'avessi usato. E poi c'è questo microfono di una vecchissima cinepresa vintage. Io, sai, adoro macchine fotografiche, cineprese vintage, e da una di queste mi è uscito questo microfono e ho fatto anche un video sul mio canale. Ovviamente suona malissimo perché giustamente è vecchissimo, ma se pazienti un secondo che metto a posto tutto questo. Ok, la cosa più difficile sono le spugne, perché non voglio farle piegare. Incredibile, ce l'ho fatta. Sono stato bravissimo. Accessori sono, non so, ad esempio questo è per la macchina fotografica. Magari se lo riesco a mettere meglio questi ecco, aspetta, dicevo io, ok, ecco qua, per la macchina fotografica. Quindi metti la macchina fotografica qui, esatto, così, e puoi andare in giro a fare video, ed è molto 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 interessante. Usato pochissimo, ma l'ho comprato, pagato niente.
Questa è la barra sulla quale metto i microfoni per fare i test. Teste per cavalletti, per metterci le macchine fotografiche. Hanno tutte questo tipo di attacco qui. Questo attacco qui, che dovrebbe essere Arca Swiss. Io ho tutte teste così e ho un'unica piastra sotto le macchine fotografiche, quindi stacco la macchina fotografica, l'attacco lì, dove voglio, velocissimo. Quindi ti consiglio anche a te, se hai bisogno ovviamente di più piastre, di averle tutte uguali. Fantastica. E poi ho altre clamp, c'ho di tutto. Questo qui che è molto interessante perché su un'asta per luci puoi agganciare questo e ti permette appunto di piegare. Ok, ti permette di piegarlo per luci, microfoni, fondali, qualsiasi cosa. Tu dirai, Ale, ma quanti accessori hai? Tanti, e ti assicuro che questi accessori, un'altra piastra per videocamera, un meraviglioso, questo è il Joby, un meraviglioso treppiedi con impugnatura, sai, per fare video, la videocamera, ma anche per aprirlo e appoggiarlo. Fantastico, indistruttibile anche questo. Ti stavo dicendo degli accessori, in realtà tutti questi accessori, alcuni di questi non li uso molto spesso, ok? Sono assolutamente sincero, non li uso molto spesso tutti, ma quando servono ci sono e ti risolvono parecchie situazioni. Qui ci sono accessori per la macchina fotografica, quindi kit di pulizia, ci sono una serie di tappi per gli obiettivi per la macchina fotografica, c'è un paraluce, ci sono dei filtri 62, 67, poi c'erano veramente un sacco, ok, sia per proteggere le lenti, c'è anche questo, che per diciamo diminuire la luce quando vai in esterna. Ok, poi cosa abbiamo? Al piano di sotto abbiamo tutto questo pezzo di avertelo fatto vedere, qui ci sono tutte le viti possibili e immaginabili. Qui sotto ancora un treppiedi per, in questo caso con un clamp per smartphone, ma si può cambiare. Questo è il mio vanto, il mio Gorilla Joby 5K, questo regge il mondo, se dovesse cadere la casa questo la regge. E poi c'ho una tavoletta grafica e c'ho un altro contenitore più grande dove c'ho tutte cose che non saprei dove altro mettere. C'ho cavi, c'ho scatole di microfoni. Qui dentro c'è il VG, un microfono USB che mi è stato inviato, che non uso perché, sai, non uso c'è anche una barba finta. Non li uso, però ce l'ho lì, un buon microfono per quello che fa, mi fa bene, quindi se mi dovesse servire posso tranquillamente utilizzarlo. Adesso mettiamo questo cavo così, poi dopo sistemo meglio le cose perché l'ho sistemata nel modo corretto. Quindi questo è il primo lato. Aspetta. Sono un amante della precisione, per cui se non metto le cose nel modo corretto, dopo non va bene. In quest'altro lato più o meno abbiamo la stessa suddivisione. 2 scaffali, 2 mensole, e la terza un po' più grande. Vediamo. Qui c'è scritto varie, e te l'ho fatto vedere, c'è il nastro adesivo, c'è il metro, c'è le forbici, ci sono tutte quelle cose per legare i cavi, e giraviti, pinze, insomma tutte cose che utilizzo molto spesso e che sono indispensabili in qualsiasi studio, quindi assolutamente fondamentale. Memorie, qui ci sono sia hard disk, ce ne sono diversi, c'ho un sacco di hard disk per i backup, e poi le memorie, c'ho un contenitore fichissimo per le memorie SD, ok, che diciamo non so se è impermeabile o meno, ma sicuramente le protegge tantissimo. E le memorie sono tutte SD, perché tutte le mie macchine fotografiche, registratori eccetera hanno tutte memorie USB, SD. Stand e cavi. Qui ci sono cavi, ci sono altri adattatori che non so dove mettere, come puoi vedere, per reggere i microfoni e gli stand. E ci sono questi, che sono dei treppiedi fichissimi, costano niente e sono fichissimi. E quindi sono qui dentro. Sì, diciamo questo è un po' un non saper dove mettere queste cose, le ho messe tutte qui dentro in attesa di
trovare una giusta collocazione. Ok, cavi audio. Inutile che te li faccio vedere, cavi audio, quindi ci sono sia XLR, jack, TRS, RCA, soprattutto XLR ovviamente, però c'è un po' di tutto. E anche questi li uso abbastanza spesso. Ti ho fatto vedere che lì dentro c'erano altri cavi di ricambio perché questi qui sono tutti usati, cioè li ho usati. Lì ci sono i nuovi. Batterie, oddio, qui ho qualsiasi tipo di batteria per macchine fotografiche, da quelle gigantesche che servono a quelle colorate più sottili, a quelle più piccole negli appositi contenitori. Ci tengo tantissimo che non prendano umido, che vengano riparate, perché sono fondamentali e ce ne ho veramente tantissime. Tra l'altro qui dentro ho anche dei power bank, tra l'altro me li ho anche dimenticati questi. Molto importanti power bank perché ci alimenti le macchine fotografiche, ci alimento lo Zoom P4, ci posso alimentare il Tascam Mixcast 4, qualsiasi cosa, il Maono, che adesso non mi ricordo come si chiama, Maonocaster, ok? Anche quello puoi alimentare, cioè con i power bank, soprattutto se hanno la porta USB-C, ci alimenti il mondo, veramente il mondo. E quindi li uso perché qualsiasi cosa, vado in giro per registrare, vado da clienti o altro, ho sempre con me questi power bank, che oggi non costano neanche tantissimo e riescono a far tutto. Qui c'è caricabatterie, quindi lì ti ho fatto vedere le batterie, qui ci sono i caricabatterie di qualsiasi tipo, dimensione e forma. Non credo che devo spenderci più di tanto, ma se hai domande. Qui sotto c'è un po' di tutto, c'è il mic booster, questo qui della CT, quello della Clark Technics, c'è il toner che è veramente fico, e c'è, non so cosa farti vedere qui sotto, c'è questo, l'aria per spruzzare, per pulire, c'è veramente di tutto. C'è una tastiera sì, per il computer. Dentro lì vedo le spugne, altre spugne, diciamo super economiche quando vado in giro, sai, per eventi, a fare delle live, porto delle spugne che poi dopo butto. Insomma, non voglio tenermi, soprattutto se non uso io i miei microfoni, non mi fa proprio piacere che qualcuno ci abbia sputato nel senso che, sai, la saliva comunque esce. Le tengo di ricambio, addirittura ho comprato nel periodo del Covid, dopo il Covid, ho comprato delle protezioni, una specie di mascherina per spugne di microfoni, e quindi c'avevo anche quelle, in modo da non buttare le spugne ma buttare soltanto questa specie di mascherina in carta, insomma, come le mascherine che abbiamo indossato noi. Quindi. Bene, ok. Questo è quello che volevo farti vedere da questo mobile assolutamente indispensabile, perché hai visto quanta roba c'è. Non saprei dove altro metterlo, perché qui c'è una libreria enorme, quella che vedi dietro le mie spalle nei video. Aspetta che mi scosto. Ok. E lì c'è un'altra scrivania, nel bagno, lo sai, c'è la stanza dove lavoro con l'audio, quindi non avrei proprio spazio. Quindi questo mobile per me è una salvezza. Come vedi è pieno, infatti purtroppo ho delle altre scatole di prodotti dall'altra parte della casa, ma è così, ok? Quindi niente, volevo farti vedere in questo video, ho cercato di essere quanto più breve possibile, come ho organizzato il mobile sotto la scrivania, che è l'unico mobile, l'unico contenitore di questa stanza. Spero che tu abbia trovato interessante quello che ti ho raccontato. Provo a darti tutti i link di tutto, ma ti ho fatto vedere miliardi di cose, quindi non so se riuscirò a mettere tutti i link. Se hai domande, dubbi, curiosità, non esitare a commentare questo video e io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Se nel frattempo vuoi anche iscriverti al canale, visto che tantissime persone guardano, mi pare intorno al 65%, 67%, guardano i miei video, guardano tanti video ma non si sono mai iscritti, magari controlla se sei iscritto, perché magari ti sei dimenticato di iscriverti, ok? Quindi mi farebbe piacere se ti iscrivessi. Ti ringrazio e noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!